Hai mai fatto la spesa convinto di essere furbo e aver risparmiato un sacco di soldi? Poi guardi lo scontrino e dici: ma dove diavolo sono finiti tutti i miei soldi e quanto cavolo poca roba ho comprato? O magari l'esatto opposto, hai comprato più di quello che ti serviva? E se ti dicessi che non sei stato tu a scegliere, ma hanno scelto i negozi per te? Quando entri al supermercato senza saperlo, rischi facilmente di cadere nelle trappole di manipolazione e nemmeno te ne accorgi. Queste sono tecniche reali utilizzate da milioni di catene in tutto il mondo appositamente per far spendere più soldi alle persone. Non parleremo di offerte speciali inutili né dei consigli della mamma, ma vedremo concretamente come vi manipolano e come fare per scappare da queste manipolazioni, così risparmiate i soldi. Quando pensi ai colori e alle parole utilizzate, agli sconti collegati, non hai mai notato delle somiglianze? Cartellini rossi, gialli, magari con pop molto grossi, magari cerchi che te li evidenziano. Non sono lì per caso. Il rosso e il giallo sono lì appositamente per attirare la vostra attenzione e darvi senso di urgenza. A tal riguardo, ne so una o due cosine. Ho fatto la mia tesi di laurea appositamente sui colori e anche come vengono percepiti dagli esseri umani. Mentre il verde e altri colori freddi fanno pensare a qualcosa di naturale, di genuino, super utilizzate nelle cose bio, viste e straviste. Ti fanno subito pensare a sano e naturale, anche quando magari, se leggi gli ingredienti, non lo sono. Questa è la mia preferita all'altezza degli scaffali. Ragazzi, voi lo sapevate che i prodotti più costosi con maggior profitto e best seller vi vengono messi all'altezza dei vostri occhi? Quelli più economici stanno più in alto o più in basso, in punti che sono più difficili da arrivare perché in alto o più scomodi perché dobbiamo abbassarci perché in basso. E con la stessa tecnica fanno in modo di creare certi prodotti ad altezza bambina, ad esempio caramelle, dolciumi e qualsiasi altra cosa che trovate anche verso la fine di tutto, guarda caso sono bassissimi, ad altezza bambino, proprio per farli vedere a loro, così che il genitore è costretto a prenderli. Questo è uno di quelli che odio di più, i prezzi a 99. Dire 0,99, 1,99, 10,99, insomma è una cosa che io odio. Io personalmente arrotondo sempre per eccesso perché mi dà fastidio, ma la mente umana in realtà nella media ragiona esattamente al contrario. In poche parole, non è che lo vedete a €1, perché se €1,99 non lo vedrete mai a €1, però il vostro cervello dice ah, è meno di €2 ed ecco che magari siete spinti a prenderlo. Quindi poi passiamo ai prodotti che sono collegati insieme. In che senso? Sono complementari. Se io vi dico andate a vedere la pasta, in mente spesso alla maggior parte delle persone cosa viene in mente? Sugo. Generalmente quando uno poi non ha voglia né tempo, dopo la pasta va a comprare il sugo. Sono complementari, di norma si uniscono, si legano, vi fanno comprare uno e l'altro. Se vi dico fette biscottate, magari vi viene in mente marmellata o miele o cioccolata. Se vi dico patatine, magari vi viene in mente delle salse da accompagnarci o delle bibite. Quindi nel momento in cui comprate una cosa è facile che se c'è un prodotto che è collegato ad esso, andiate anche a comprare quelli. Questa invece mi dà fastidio, ragazzi. I nostri beni essenziali sono nascosti, manco fosse la caccia al tesoro, l'ago nel pagliaio. Non so voi, ma io per trovare le uova, l'olio, il sale, ragazzi, il sale, io sono stata veramente minuti a perdermi per trovare il cavolo di sale che non lo trovavo da nessuna parte. Sono beni di prima necessità eppure li nascondono come una caccia al tesoro. Ma perché? Ti costringono a fare tutto il giro finché vedi sempre più roba, guardi, noti sempre più sconti o cose interessanti, ogni tanto prendi da una parte, prendi dall'altra, prendi un po' qui, prendi un po' là e poi ci troviamo finalmente al nostro bene essenziale che cercavamo, ma intanto il carrello magari si è riempito di altre cose che non dovevano esserci. Adesso qui arriviamo all'entrata. Ragazzi, quando entrate nei supermercati, frutta e verdura sono le prime cose che vi vengono spalate in faccia. Questo perché dà l'idea di salutare e di fresco e vi dà un attimino l'idea, con tutto quel verde, quei colori più freddi, di rilassarvi mentalmente. Ma non subito, spesso
c'è anche la sezione del pane. Questo non è in tutti quanti, ma molti che avevo trovato in giro sicuramente le adoperano e ha senso. Ragazzi, se voi andate al centro commerciale che avete fame, passate davanti al fornaio, siete rovinati. Quell'odore di casa, di forno, con quelle prelibatezze messe lì davanti subito agli inizi o lì vicino, ai, acquisto compulsivo dato dalla gola assicurato. Passiamo ora all'offerta 3x2, assurda questa qui ragazzi. In poche parole il 3x2 ti dà la sensazione che compri 2 ma in realtà ne porti via 3 e uno è gratis. In realtà ragazzi mi spiace dirvelo, ma è uno sconto implicito, non c'è niente di gratis, è solo scontato. Il 3x2 è lo sconto del 33% su ogni singolo di essi. Non avete gratis nulla, solo scontato. Finendo quindi per comprare più del necessario pensando che uno vi venga regalato quando in realtà ne comprate 3 ma semplicemente con sconto. Ma niente vi viene regalato. Adesso parliamo dei giochi e dei dolci che ci sono alla fine delle casse ragazzi, che sono guarda caso bassi messi apposta per i bambini. Come vi ho già anticipato prima, sono terribili. Questo perché magari voi adulti riuscite a resistere alla tentazione di quelle squisite caramelle, ma il vostro piccolo pargolo difficilmente riuscirà. Certo, potete bloccare dicendo un secco no, ma molte volte con quegli occhioni, con quella faccia, con gli occhi di speranza cedete e dite di sì. E arriviamo poi alla fantastica, l'acqua in fondo a tutto, proprio in fondo completamente, prima che la vedete a voglia. Ma perché questo? 1. Vi riempie di più il carrello, un'intera cassa d'acqua vi riempie 3/4 del carrello e più il carrello è pieno visivamente meno comprerete. 2. Pesano, pesano parecchio soprattutto se non ne dovete prendere una e quindi conviene prenderle alla fine. Questo effettivamente aiuta molto ed è strategico soprattutto negli anziani, dato che pesano molto è più facile per una persona anziana piuttosto che girare ovunque già con un peso, girare solamente alla fine nella parte finale con un peso per andare poi verso la macchina. I carrelli grandi sono poi collegati a quello che vi dicevo dell'acqua. Più è spazioso un carrello, più volete cercare, la vostra mente vuole cercare di riempirlo. Per questo io consiglio sempre di prendere a seconda della spesa carrellini o cose giuste. Parliamo del prezzo al grammo contro il prezzo al chilo, perché sì ragazzi, la gente, i market ci mettono sempre il prezzo al grammo, eppure non è quello che dovremmo guardare. Facciamo finta che abbiamo 2 pacchi di pasta, uno classico che è 500 grammi e il prezzo è di 1,10 euro. Il secondo invece pacco di pasta, il peso è di 1 chilo e il prezzo è 1,80 euro. Ora, noi sappiamo che il pacco di pasta numero 2 costa 1,80 euro al chilo. Se voglio calcolarlo per il pacco di pasta numero 1 che è in grammi, semplice, facciamo il prezzo che abbiamo in grammi, quindi 1,10 euro, diviso 0,5 kg. Semplicemente abbiamo preso i 500 grammi, lo siamo andati a trasformarlo da grammi a chilogrammi, il totale ci fa 1,10 euro diviso 0,5, 2,20 euro al chilo. Da questo semplicissimo esempio emerge come quasi tutti sceglierebbero il pacco di pasta da 1,10 euro da 500 grammi pensando che costi meno rispetto a quello da 1,80 euro, perché non fanno il calcolo quanto pesa, quanto non pesa. Pensano solo 1,10 euro, 1,80 euro, sì, ovvio che spendo 1,10 euro, spendo di meno, sì ragazzi, ma al chilo lo state pagando di più, quindi vi state fregando. Se siete pigri aprite Google e chiedete e fate fare i calcoli a lui, è buona. Adesso abbiamo un aspetto che nessuno secondo me ci avrà fatto attenzione, la musica. Ragazzi, avete mai notato, la prossima volta fateci attenzione perché secondo me non l'avete mai notato, quando c'è poca gente in un centro commerciale, parliamo abbastanza grosso ma a volte anche quelli di media grandezza, quando c'è abbastanza gente la musica che c'è è estremamente attiva, pompata. È per la musica. Cacao.
Questo perché vogliono spingervi a fare di fretta. Ci sono più file, c'è più gente, c'è più caos, quindi vogliono che corriate, che facciate prima, che non stiate troppo lì. Mentre quando c'è poca gente è l'opposto, vi mettono una musica calma, rilassata e vi permettono di fare tutte le vostre scelte con calma e magari ci rimanete anche un po' di più, spendendo quindi anche un po' di più di quanto prefissato. Per ultimo abbiamo la ripetizione, il bias della ripetizione, paroloni difficili per dire che più vediamo un prodotto, più lo notiamo, più saremo invogliati a comprarlo a lungo andare. Non è un caso che certe marche rimangono sempre negli stessi punti, magari iniziali o magari finali, per cercare di convincerci a comprarli. Dunque, sapendo tutte queste cose, manipolazioni, come risparmiamo soldi, come scappiamo dalle manipolazioni. Osserva bene in alto e in basso negli scaffali, mai soffermarti alla vista principale, quella dirittata, non fidarti dei colori, vai sempre a vedere, importante, gli ingredienti se ti interessa delle cose e fai bene i calcoli se ci sono sconti, se sono veri oppure no. Controlla sempre il prezzo al chilo, vi conviene di più, i mercati lo fanno tutti al grammo ragazzi, vi conviene al chilo. Prendete tutto in cesti piccoli, molto importante. Vai a fare la spesa quando non hai fame, scegliti orari tranquilli con meno gente. Ad ogni modo, se volete imparare come riuscire a mettere via da parte un po' di soldi anche in un'economia così problematica come quella italiana, vi rimando a questo video qui, lo troverete molto interessante e vi conviene seguirlo.